Naviganti del lobby, bentornati sul canale. Allora, la partnership con Golden Maple sta diventando sempre più bella perché mi stanno mandando un sacco di materiale da farvi vedere ed è un'azienda che mi piace tantissimo, quindi sono contento che ci sia materiale da mostrare. Allora, qui ho addirittura una cosa meravigliosa per quanto mi riguarda perché voglio lanciare, e questo è l'annuncio ufficiale, la mia linea di pennelli. Ho trovato qualcosa nella loro linea che mi piace veramente tanto e quindi ci lavoreremo e vi farò vedere subito dopo la sigla un prototipo, e nel frattempo anche una bellissima serie. Questa è proprio con Whisky Sable, quindi proprio questi siamo sulla martola, ma anche di qua poi vi farò vedere che questo è un kit un po' particolare, e questa proprio è la Master One, che è proprio un'altra confezione, così le vedete come vi arrivano, anche se sono in cellofanate, quindi c'è qualcosa in più che ho già rimosso, e praticamente vediamo subito come sono questi pennelli. Ovviamente oggi vi dimostro, nelle prossime puntate proprio subito li useremo a nastro, quindi subito dopo la sigla. We fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. Ragazzi, visto che vi ho già spoilerato il fatto che nell'altra confezione ci sono proprio i pennelli che voglio utilizzare per il mio brand, proprio per New Custom Miniatures, vi faccio vedere prima i Master One. I Master One sono una linea fatta apposta per quelli che hanno un po' più di esigenza di precisione, perché sono pennellini, come li vedete qua dentro, guardate che meraviglia, che praticamente danno un sacco di precisione. Allora, partiamo praticamente da due numeri uguali, e questa è un'altra bella idea che hanno avuto in Golden Maple, perché danno proprio praticamente le esigenze, sono praticamente quelle che ha ogni pittore, no? Praticamente in una delle due punte, come potete vedere, anzi ve le faccio vedere un po' meglio, eccoli qua. Come potete vedere, questa punta per esempio è una, praticamente, adesso metto in fuoco, eccola qui, questa è la punta round cosiddetta classica, dove vedete avete la punta che è proprio classica in pelo di martora, con praticamente la parte in metallo che, come vedete, è completamente tonda. È un numero 0 e quindi dà la possibilità di essere molto molto chiaramente precisi, proprio pura martora. E dall'altra parte però lo stesso numero, come vedete, è piatto, quindi da un lato vedete, viene stretta, e quindi questo fa sì che diventi sì a punta come l'altra, ma come se fosse una punta di lancia, uno sparrow proprio, e quindi in questo caso vi dà la possibilità di taglio di essere ancora più precisi, mantenendo comunque un serbatoio di colore abbastanza capiente. Questo è sempre quindi un numero 0 della Golden Maple. Dico della Golden Maple perché sapete che le numerazioni non sempre corrispondono tutte fra loro e ogni azienda bene o male ha la sua. Poi qui abbiamo invece due numeri 1, se non sbaglio, eccoli qua, infatti questi sono i due numeri 1, e che qui stessa cosa, quindi avete una punta che è fatta, come vedete, quella a destra completamente a freccia, a lancia, e l'altra è tonda, e in questo caso anche qui abbiamo due punte con i numeri 1 che sono un po' più grandicelli e permettono magari di fare tutto quello che riguarda per esempio la grandezza del braccio di una miniatura, per esempio, no? E poi abbiamo un numero 2 che serve alle campiture un po' più grossette, e questo ha la punta di lancia, quindi questo è solitario all'interno del set, sono 5 pennelli in questo caso, e questo vi permette con la punta numero 2 di avere chiaramente un bel po' di, diciamo, serbatoio in più per poter dipingere e colorare di più. E adesso vi faccio vedere il set, secondo me veramente definitivo. Ed eccolo qua. Allora, questo è il Definition Set ed è fatto apposta per i modellisti pro, e quindi una altissima qualità della Kolinsky Sable, pura proprio Kolinsky Sable, quindi sempre martora, e poi ci sono 3 dry brush all'interno che sono fatti di pelo sintetico, però non quello, diciamo, scadente che perde tantissimo pelo bianco mentre lo fate, ma quello di una certa qualità, no? Allora, guardate, è bellissimo perché la confezione vi arriva con un astuccio che è elegantissimo e anche molto
vintage, perché come vedete ha praticamente il laccio in pelle ed è in pelle, ok, proprio pelle, e ovviamente qui c'è Golden Maple, vedremo che cosa si riesce a fare per il discorso del logo, ma lo farò in partnership con loro, stiamo studiando la situazione insieme per capire qual è la strada migliore, però è chiaro che io ci tengo tantissimo a farlo insieme a loro, perché li ho proprio scelti quando sono andato a cercarmeli, e poi la cosa curiosa è stata che una settimana dopo fatalità mi hanno contattato loro per altre vie, per cui alla fine è stato proprio il destino che ci unisse. Guardate un pochino che meraviglia che è questo set. Allora, chiaramente adesso queste sono praticamente tutte, eccole qua, da mettere sopra, guardate che roba. Ovviamente io ho scelto questo colore perché sono i colori del canale, quindi come vedete arancione e nero, guardate che meraviglia di pennello, e praticamente avete da una parte il nome, poi dall'altro ovviamente è l'utilizzo, che in questo caso è dry brush. Questo è un numero 6, è liscio, è molto confortevole da utilizzare, la parte in metallo è abbastanza lunga e si può impugnare anche tranquillamente qui, e anche qui è molto confortevole. Il pelo è veramente ai livelli più alti in assoluto. Mi vengono in mente i grandissimi pennelli per esempio di Artisopus, mi vengono in mente quelli insomma più stimati e più ricercati nel mercato. Adesso poi ovviamente nelle prossime puntate li proveremo, vedete che all'inizio appena li prendete qualche pelo può perdersi ed è fisiologico nel caso del dry brush, specialmente quelli più professionali. Infatti va immerso nell'acqua, va fatto praticamente un po' di round, un po' di giro diciamo circolare per far perdere i primi peli, e dopodiché si può cominciare a utilizzare e ha la sua durata che è per mesi, anche se voi andate a trattarlo male. Questo è il numero 5 e poi c'è un numero utilissimo secondo me, il 3, che vi permette veramente di andare nel dettaglio. Ma guardate che meraviglia che è anche il colore. Sono veramente contento, questi qua veramente secondo me sono fantastici, e non poteva mancare nel mio caso nel set un diciamo trittico per il dry brush, visto che è veramente una tecnica che a me piace un sacco e che credo sia una delle tecniche più sottovalutate nel modellismo di oggi per quanto riguarda per esempio le miniature. Ovviamente negli elementi scenici è ancora la numero 1 senza ombra di dubbio. Poi abbiamo diciamo i pennelli che sono tutti quanti in martora, e i numeri vanno da 4 a 1, mi sembra 0 addirittura, eccolo qua. Anzi, questo è un 2 zeri, vedete qui in questo set, quindi manca lo 0, ok? Ma in realtà è perché l'1 è talmente sottile, talmente fatto bene nella punta. Guardate, scusatemi che metto a fuoco, vediamo se riesco a darvi il fuoco proprio sul, eccolo qua, guardate la scritta Master One Finest Sable, che vuol dire praticamente ovviamente Colischi fine, e poi come vedete la punta di questo numero 1 è sottilissima e veramente a punta, quindi la grandezza di questa permette di evitare di avere un numero 0 magari per la precisione, e vi dà però il 2 zeri, praticamente 0,2 per capirsi, che è ancora più piccolino, cioè 2 volte meno dello 0, e è fantastico per fare per esempio gli occhi delle miniature, i riflessi e le luci diciamo dell'elmo, del casco degli Space Marine. Detto questo, poi avete un bellissimo 2, ottimo per stendere il colore, e come vedete è un 2 che ha una misura non esattamente come l'altra, ed è un 2 un po' più sottile, un po' più stretto, cioè ha meno serbatoio, quindi questi sono proprio fatti apposta per la precisione, ok? E poi il numero 4, che secondo me è indispensabile quando si va a fare campiture un po' più grandicelle, ma soprattutto secondo me questo è fantastico per le wash. Quindi nel mio set ne voglio uno, perché anche le wash per me sono una tecnica veramente indispensabile, come può essere per esempio l'utilizzo dei pigmenti liquidi. Questo è il serbatoio giusto per usare questo tipo di colori. E quindi ragazzi, adesso questa ovviamente era un'anteprima, spero che vi piacciono, fatemi sapere nei commenti se vi sconfinferano, perché mi piacerebbe veramente che molti di voi li provassero poi una volta fatti, e quindi nelle prossime puntate ci metteremo a dipingere qualcosa per capire, ovviamente con il nuovo handle che sempre Golden Maple mi ha mandato. E vi ricordo prima del recap che se volete qui sotto avete un link, potete andare ad acquistare
tutti questi prodotti, mettete nel spazio del codice coupon la scritta NEO, scritto NEO in grande, tutto maiuscolo, e avete un ulteriore 15% di sconto perché siete miei follower. Recap. Naviganti del Lobby, Golden Maple è un'azienda veramente veramente bellina e ci piace tantissimo, e quindi sono felicissimo anch'io che ci saranno un sacco di novità, compresi i nostri pennelli. Adesso vediamo se riesco a far mettere anche il mio nome sul pennello, anche se non dipingo, insomma è chiaro che Francesco vorrebbe mettere il suo, però insomma vediamo cosa riesco a fare. Ci vediamo alla prossima puntata.